Perché l'Inter non ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-2022. È stato un problema di rosa a disposizione di Simone Inzaghi o semplicemente l'Inter non ha mantenuto sempre la stessa continuità di rendimento durante la stagione o semplicemente un problema di calendario? Ecco, in questo nuovo contenuto cercheremo di dare una spiegazione al mancato bis scudetto da parte dell'Inter che avrebbe regalato al club la seconda stella per il 20° titolo, che non è arrivato, ma che con fiducia, insomma, speriamo possa arrivare già dalla prossima stagione. Amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati, nuovo contenuto nel quale cerchiamo di chiudere questa analisi sulla stagione nerazzurra, perché ci attende un'estate, nella quale parleremo tanto di calciomercato, già i presupposti sono veramente buoni, sperando di non dover commentare altre cessioni dolorose. Chiudiamo però quest'oggi, cerchiamo di chiudere l'analisi sulla stagione nerazzurra, cercando di capire perché l'Inter non è arrivata al secondo scudetto consecutivo. Partiamo dai numeri finali di questo campionato, quindi vedendo la classifica finale della Serie A 2021-2022. Al di là dei punti che hanno visto il Milan trionfare con 2 punti di vantaggio appunto sull'Inter, la squadra di Inzaghi ha comunque conservato sino all'ultimo il miglior attacco, 84 gol fatti, un distacco abbastanza evidente sul Milan, ma soprattutto anche sulla Lazio al secondo posto a quota 77. Il Milan invece è ancor più indietro, ha fatto pure meno gol rispetto al Napoli a quota 69. Milan però che ha chiuso con la miglior difesa, comunque solamente un gol in meno subito rispetto ai 32 dell'Inter. Anche il Napoli miglior difesa insieme al Milan. Addirittura il Napoli ha la miglior difesa e un miglior attacco rispetto al Milan, quindi anche, diciamo, questi numeri non spiegano il terzo posto del Napoli, ma effettivamente i numeri non spiegano tutto nel calcio. Ci sono altre cose che vanno analizzate fuori dai numeri, altrimenti l'Inter avrebbe potuto vincere tranquillamente lo scudetto, ma anche lo stesso Napoli avrebbe potuto competere sino all'ultima giornata. In realtà il Napoli già a 4-5 giornate dal termine era un po' tagliato fuori rispetto ad Inter e Milan. Con tutti questi numeri possiamo anche aggiungere che l'Inter ha chiuso il campionato, con guardando la classifica degli expected goal, con i numeri più positivi, ma anche guardando gli expected point, l'Inter avrebbe dovuto avere più punti del Milan. Insomma, ripeto, i numeri non spiegano tutto, per fortuna, per cui dobbiamo analizzare altri fattori, ecco. Guardando la classifica, gol fatti, gol subiti e tante altre statistiche, non capiremo altrimenti perché l'Inter non è riuscita a vincere quest'anno lo scudetto. Per cui su cosa dobbiamo focalizzarci? Si è parlato tanto di mancanza di continuità, di rendimento da parte dell'Inter durante tutta la stagione. In tanti hanno difatti detto che l'Inter probabilmente ha perso lo scudetto proprio perché il Milan è stato più continuo nelle fasi più importanti. In realtà abbiamo, sul nostro sito cercato di dividere la stagione in 4 blocchi, in ciascuno dei quali Inter e Milan hanno totalizzato un determinato numero di punti. Guardiamolo nel dettaglio. Per cui primo blocco va dalla prima alla 10ª giornata. In questo caso, come ricorderete, il Milan era partito fortissimo, 9 vittorie e un pareggio, anche il Napoli era partito abbastanza bene e quindi 28 punti, mentre l'Inter 21 punti. Un Inter che iniziava a giocar bene, soprattutto nella fase finale di questo primo blocco. Evidentemente ancora Simone Inzaghi doveva prendere in mano la squadra, c'erano alcune cose che non andavano benissimo, l'Inter non era partita così tanto forte, era partita bene, ma non a livello di Milan e Napoli, che invece sembravano un po' più avanti, soprattutto il Milan, anche perché veniva da una continuità tecnica con Stefano Pioli in panchina e quindi anche in maniera comprensibile si ritrovava avanti rispetto all'Inter di ben 7 punti, quindi l'Inter partiva da questo svantaggio. Il secondo blocco è quello in cui l'Inter non solo ha recuperato il vantaggio, ma ha dato 4 punti poi di svantaggio al Milan, 28 punti collezionati dall'Inter, dall'11ª alla 20ª, 17 dal Milan. Qui sostanzialmente facciamo riferimento al periodo novembre-dicembre, il miglior periodo di tutta la stagione dell'Inter, che comprende anche una partita del 2022. Poi dalla 21 alla 30 è dove il Milan vince lo scudetto. Stiamo parlando di fine gennaio,
ma soprattutto febbraio e marzo. La striscia in cui l'Inter collezionò, nelle famose 7 partite solamente 7 punti, un Inter che faticava non solo a vincere, ma anche a trovare il gol emblematico. La partita col Genoa, ad esempio, finita 0-0 con l'Inter che tirò in tutti i 90 minuti oltre 30 volte, era un Inter è stata l'Inter la peggiore Inter della stagione, ecco, è lì probabilmente che ha perso lo scudetto. Però va detto che comunque se guardiamo anche il rendimento del Milan, anche il Milan ha avuto un momento calante, vale a dire nella seconda fase, 17 punti. In questo caso il Milan non era andato malissimo come l'Inter, però ripeto, c'era andato molto vicino, solamente una vittoria di vantaggio tra il secondo blocco del Milan e il terzo dell'Inter. In quel secondo blocco il Milan in 7 partite collezionò 8 punti, quindi le strisce sono abbastanza simili, la differenza è davvero di una partita, per cui parlare di continuità di rendimento che il Milan ha avuto e che l'Inter no è errato. Possiamo dire che tutto sommato le due squadre hanno avuto la stessa continuità, entrambe hanno avuto un calo evidente, il Milan nella seconda fase, l'Inter nella terza. Se poi andiamo invece a analizzare la quarta, l'Inter ha fatto il possibile, ma non è riuscita comunque ad accorciare le distanze. In quest'ultimo blocco abbiamo inserito il Bologna perché si è giocata la partita di recupero, quella partita famosissima che l'Inter avrebbe dovuto giocare lo scorso 6 gennaio e che poi difatti ha giocato a fine aprile. Quella partita anche in questo caso sarebbe stata decisiva, ma tutto sommato l'Inter comunque ha fatto 21 punti, uno in più rispetto al Milan. Con questa ne avrebbe fatti 24, avrebbe anche vinto lo scudetto. Però non possiamo quindi dare le colpe ad una costanza che l'Inter non ha avuto, perché in realtà l'Inter ha avuto costanza e se parliamo di un calo lo ha avuto anche il Milan. Quindi in questo caso giocano le due squadre ad armi pari. Quindi se i numeri non possono spiegarci i motivi del mancato scudetto, anche guardando il rendimento generale della stagione, non possiamo dire che l'Inter è stata più calante rispetto al Milan perché, ripeto, quasi si equivale il percorso che l'Inter ha fatto e che ha fatto anche il Milan, per cui a chi possiamo attribuire le colpe principali, ecco, di questo mancato scudetto? Innanzitutto va detto che il Milan, come abbiamo visto, è stata una squadra continua come lo è stato l'Inter e soprattutto nelle ultime giornate nelle quali ci aspettavamo un passo falso, uno scivolone, questo non è arrivato perché il Milan ha collezionato delle vittorie molto importanti contro Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e alla fine Sassuolo, per cui in molti ci aspettavamo nella parte finale del calendario qualche errore del Milan e questo non è arrivato, quindi questo ha fatto la differenza. Diciamo che il Milan lo scudetto innanzitutto se l'è meritato. L'Inter dove lo perde lo scudetto? Nei 2 mesi, febbraio e marzo. Però perché lo perde proprio in quei 2 mesi lì? Probabilmente per via del calendario. E qui nello speciale sul nostro sito ne abbiamo parlato, abbiamo fatto riferimento, perché la stagione dell'Inter, ripeto, è estremamente positiva. L'Inter ha comunque vinto una Coppa Italia, una Supercoppa Italia lo scorso gennaio. Di Simone Inzaghi era stato chiesto di essere competitivo sino all'ultimo in campionato e lo è stato sino alla giornata 38. Gli era stato chiesto di approdare agli ottavi di Champions e non solo lo ha fatto, ma ha giocato anche con onore sia all'andata che al ritorno con Liverpool, vincendo ad Anfield, unica squadra a vincere contro il Liverpool ad Anfield nel 2022, sfiorando la qualificazione perché non fosse stato espulso Alexis Sanchez, l'Inter se la sarebbe giocata fino alla fine, poi probabilmente non ce l'avrebbe fatta perché il Liverpool è una squadra ancora superiore, non è un caso che se tra pochi giorni giocherà la finale di Champions League contro il Real Madrid, altra squadra che l'Inter aveva affrontato nella fase ai gironi. In tanti dicevano lì che sostenevano che l'Inter avesse perso contro il peggior Real Madrid di sempre e poi in realtà il Real Madrid ha smentito tutti. E anche contro il Real, sia all'andata che al ritorno, l'Inter aveva fatto una gran bella figura. Non può più bastare far bella figura in Europa, l'Inter lo sa, quest'anno ha affrontato una crescita, ha fatto uno step in avanti arrivando agli ottavi e giocandosela. Con Liverpool l'anno prossimo servirà qualcosa in più, tanto dipenderà ovviamente tanto dal mercato, perché non dobbiamo dimenticare che Simone Inzaghi si ritrovava una squadra che aveva perso 2 degli uomini più importanti del 19° scudetto, Romelu Lukaku, Hakimi, un altro Christian Eriksen, in questo caso un addio forzato, era andato via Antonio Conte, anche lui il segreto del 19° scudetto, per cui non era una squadra da rifondare,
ma sicuramente non partiva strafavorita ai nastri di partenza. Addirittura la Juventus con Cristiano Ronaldo probabilmente sarebbe stata in assoluto la squadra favorita, poi è andato via Cristiano Ronaldo e quindi anche le ambizioni della Juve sono state ridimensionate, ma la stagione della Juventus è negativa rispetto a quella dell'Inter, che invece consideriamo positiva perché ha chiuso con 2 titoli, ha centrato tanti obiettivi stagionali. Cosa è mancato quindi? Probabilmente ricolleghiamo, il difetto dell'Inter al calendario, ma non è colpa del calendario, è colpa probabilmente della rosa dell'Inter che era impreparata ad affrontare un calendario così complicato nei 2 mesi di febbraio e marzo, perché l'Inter è stata anche sfortunata. Poi il Milan ha vinto con merito, non mettiamo questo in discussione, parliamo qui di sfortuna per le partite che l'Inter ha dovuto incontrare di fila tra febbraio e marzo, vale a dire Milan e Napoli, le 2 squadre con le quali l'Inter si stava giocando lo scudetto. Il doppio confronto con il Liverpool, partita che sul piano delle energie non solo fisiche ma anche mentali ha tolto tanto all'Inter. La Roma che l'Inter aveva affrontato in Coppa Italia, match che aveva vinto, ma anche in quel caso comunque un infrasettimanale, anche quello ha tolto tante energie. E dopo ha dovuto affrontare squadre molto complicate che giocavano bene nel miglior momento delle loro stagioni. Sassuolo che ha vinto contro l'Inter, poi Torino e Fiorentina, 2 pareggi, ma l'Inter contro Torino e Fiorentina ha sofferto tantissimo. Il pareggio è stato quasi un risultato positivo, soprattutto col Torino, partita in cui era stato negato un rigore a Granata e nella quale l'Inter veramente aveva sofferto. Forse il vero rammarico è aver pareggiato contro il Genoa. Non sarebbe comunque bastata per vincere lo scudetto la vittoria, perché per quei 2 punti lì comunque con quei 2 punti l'Inter sarebbe arrivato a pari punti e non sarebbe comunque servito per via dello scontro diretto a sfavore con il Milan, però quella partita è davvero emblematica del momento che l'Inter stava passando. 90 minuti, più di 30 tiri in porta, una porta che sembrava stregata, l'Inter che aveva dominato la partita ma che non era riuscita a sbloccare il risultato. L'unica vittoria in questa striscia è quella contro la Salernitana per 5-0, ma ha rappresentato un'eccezione perché poi l'Inter, dopo aver vinto a inizio marzo con la Salernitana, ha chiuso appunto non benissimo con quei pareggi contro Torino e Fiorentina. Per cui, perché l'Inter non ha vinto lo scudetto? A questo punto la risposta è abbastanza semplice, non è neanche colpa del calendario, probabilmente è colpa di una rosa che non era preparata non ad affrontare 3 competizioni, ma ad affrontarle ad altissimo livello tutte, perché l'Inter ha fatto bene in Supercoppa e in Coppa Italia, ha fatto benissimo anche in Champions League, difficilmente poteva fare di più e ha dovuto necessariamente togliere energie, risorse al campionato ed è stato decisivo. Per questo motivo Simone Inzaghi quando parla di rammarico in questa stagione parla sempre della partita di ritorno contro il Liverpool, perché forse l'Inter poteva sperare di fare qualcosa in più, un passaggio contro il Liverpool avrebbe dato anche un morale diverso sul campionato. Quindi concordo quando Inzaghi parla soprattutto di quella partita, perché poi il campionato e il rendimento negativo che l'Inter ha avuto in quei 2 mesi è figlio delle tante partite giocate in quel periodo, partite complicate, Milan, Napoli, Liverpool, Liverpool, Roma. Quindi diciamo che la rosa dell'Inter non era così preparata. Non ai titolari, perché l'Inter nell'11 ha dimostrato di essere una grandissima squadra, ma nelle alternative, soprattutto a centrocampo. Per questo ci sarà da lavorare tantissimo la prossima estate anche in avanti. Bisognerà puntellare, andrà via Sanchez, andrà via di nuovo Caicedo. A centrocampo invece partiranno sicuramente Vidal e Vesino. In difesa qualcosina andrà fatta, ma la difesa dell'Inter ha disputato un'ottima stagione, al di là di qualche passo falso che ha commesso soprattutto De Vrij. Anche di De Vrij si parlerà del suo futuro, ma l'Inter è soprattutto sulle seconde linee a centrocampo, che deve lavorare, deve inserire qualcosa in più. Vidal non ha fatto malissimo, ma all'Inter serve un titolare aggiunto, che quest'anno onestamente a centrocampo non si ritrovava, perché lo abbiamo visto nelle partite in cui contro Torino e Fiorentina è mancato Marcelo Brozovic, l'Inter ha fatto fatica, non solo perché ha fatto fatica ad adattare prima Barella e poi Çalhanoğlu davanti alla difesa, ma anche a sostituire poi la mezzala a centrocampo con le alternative che si ritrovava. È lì che deve migliorare l'Inter. Per come ha chiuso la stagione, secondo me si può guardare con fiducia il futuro, perché l'Inter è una squadra che gioca bene, è una squadra forte, giovane, ha talento. Dal mercato possono arrivare solamente dei giocatori che possono andare a rinforzare una base già estremamente buona a disposizione di Simone Inzaghi. Poi ovviamente
l'Inter non dovrà cedere i pezzi pregiati, ecco, non può permettersi un altro mercato come quello dello scorso anno, perché l'Inter lo scorso anno ha perso 2 giocatori veramente tanto importanti, per cui se l'Inter riesce a mantenere la base di quest'anno, inserire almeno 2 giocatori utili, potenziali titolari, il prossimo anno può diventare una squadra che può lottare su tutti i fronti e far bene ancora di più in campionato, perché poi in campionato l'Inter ha chiuso con 84 punti, che sono veramente tanti. Va dato merito al Milan di aver retto fino alla fine, non aver mollato nel momento più complicato del suo calendario, vale a dire nella fase finale, e non ha più sbagliato e ha collezionato 86 punti. Ecco, per questo abbiamo detto anche in questo nuovo contenuto che l'Inter non ha perso il campionato, l'Inter non lo ha vinto, perché lo ha vinto il Milan, è stata la squadra che alla fine, se l'è meritato, ha avuto, lo abbiamo visto in questo contenuto, un rendimento simile a quello dell'Inter, però insomma alla fine probabilmente la mancanza di alternative, soprattutto in centrocampo dell'Inter, ha fatto la differenza. Questa è la nostra analisi, fateci sapere nei commenti se vi è piaciuta, se la condividete. Io vi ricordo che questo pomeriggio dalle 19:30 siamo in diretta per commentare le nostre dirette su YouTube, dovete iscrivervi al canale, quindi vi invito a farlo. Se mi avete seguito fin qui, vi invito a, commentare con, le emoji dei pallini, il nero e l'azzurro, chiaramente, per dare un segnale di vicinanza alla squadra in questo momento, perché ne ha bisogno in vista della prossima stagione. Dopodiché, se vi è piaciuto questo contenuto, vi ricordo che vi potete abbonare al canale tramite il tastino abbonati che trovate qui in basso, oppure se volete entrare a far parte della community di Passione Inter e quindi entrare nel nostro club, dovete abbonarvi sul sito passioneinter.club. Per chi ci segue su YouTube, vi ricordo anche, anzi vi invito soprattutto a recuperare, se non l'avete ancora visto, un contenuto che è uscito ieri, un riassunto generale sulla stagione del nostro Lorenzo. Lo trovate qui e vi invito insomma a cliccare e recuperare se non l'avete ancora visto. Grazie mille per averci seguito e noi ci vediamo questo pomeriggio sul nostro canale YouTube, anche su Twitch in diretta dalle 19:30. Ciao.